Francia, bimbi con chip in asilo, scandaloso. Parigi, bambini equipaggiati con chip elettronici per consentire ai responsabili degli asili nido di sorvegliarli meglio ed evitare rischi di fuga. Fa discutere in Francia l'idea di testare già dall'anno prossimo un sistema di sorveglianza elettronico dei bambini, che consiste nell'integrare un chip RFID, Radio Frequency Identification, nei loro abiti. Un sistema che per i suoi sostenitori ha il doppio vantaggio di ridurre i costi del personale di sorveglianza e placare le ansie dei genitori. In realtà, il dispositivo è già stato adottato da una scuola della California, la George Miller III di Richmond, alla periferia di San Francisco, ma in Europa è del tutto inedito. Come sorvegliare diverse decine di bambini in un asilo nido senza ricorrere a numerose puericultrici, si chiede il quotidiano Le Parisien. La risposta è semplice, risponde il giornale, grazie ai chip intelligenti. Il sistema elettronico per la sorveglianza sbarcherà in un asilo della capitale francese nel primo semestre del 2011. Ogni bambino verrà dotato di una pulce radio senza fili, collegata ad un centro di videosorveglianza. Il test ha lo scopo di confermare l'efficacia del sistema da un punto di vista della sicurezza dei bambini, spiega Patrick Jivanovic, numero 1 di Libertà, l'azienda che ha concepito il progetto, citato dal Parisien. Sistemeremo delle sonde un po' ovunque nell'asilo nido per stabilire una cartografia completa del luogo, aggiunge Jivanovic. Grazie al chip indossato da ogni bambino sarà inserito in un capo d'abbigliamento fornito dalla stessa società, conclude, sarà possibile conoscere immediatamente se uno di loro sta lasciando l'asilo. A quel punto, la direzione verrà subito allertata, come anche i genitori, via SMS sul loro telefonino. Ma in Francia non mancano le critiche. Per Dominique Raty-Armengol, presidente dell'Associazione Nazionale degli Psicologi della Prima Infanzia, si tratta di un'idea semplicemente spaventosa. Rinchiudere dei bambini in una gabbia virtuale, spiega, significa creare un sentimento di paura e angoscia, che non esiste. Inoltre, sempre per Raty-Armengol, con questo strumento si rischia di deresponsabilizzare educatori formati per educare e stabilire una relazione di fiducia con i giovanissimi. Stessa reazione indignata da parte di Maria da Costa Pereira, puericultrice a Parigi e responsabile sindacale. Ciò significa aprire la porta ad enormi tagli sul personale a scapito di essenziali relazioni umane con adulti professionisti, dice l'esperta, secondo cui non c'è davvero alcun bisogno di rendere più sicuri gli asili attraverso sistemi elettronici, visto che sono già luoghi chiusi e senza alcun rischio di fuga. Viene spacciata per tecnologia amica, un'idea che rivoluzionerà il nostro modo di vivere, e pare che proprio di rivoluzione si tratterà, visto che questa invenzione produrrà effetti sconvolgenti soprattutto in termini di libertà personale. La creazione di un database globale ottenuto schedando l'intera popolazione mondiale, ovvero, il desiderio di controllare abitudini, spostamenti e di influenzare emotività e capacità di scelta degli individui, è l'obiettivo da sempre auspicato da chi ha fatto del potere la propria ossessione. Fin dal momento in cui è stato concepito il piano era ben chiaro, sia pure con la consapevolezza, che si sarebbe realizzato lentamente e solo una volta giunti all'adeguato livello tecnologico. Le sperimentazioni si protraggono ormai da diversi anni e oggi i tempi sono finalmente maturi per compiere i passi decisivi. L'incombente crisi economica, il terrorismo e l'incremento della criminalità saranno i principali moventi per attuare questo spregevole progetto, che consisterà nell'unificazione monetaria propedeutica per un sistema basato esclusivamente sulla moneta elettronica e nell'estorcere il controllo alle nazioni appannaggio di un organo centrale che, grazie alle giuste tattiche, prenderà presto il sopravvento. Il governo occulto, che occupa i vertici del potere, sa bene che le persone, una volta impaurite e messe di fronte a varie e proprie tragedie architettate, sono disposti a cedere di fronte all'offerta di una sicurezza, che potrebbe anche privarli della libertà individuale. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace: creo il problema, piloto la reazione, offro la soluzione, problema reazione soluzione.
agendo in sinergia con nanotecnologia, programmi avanzati per il controllo mentale. Si ricorda il progetto MK Ultra della CIA e grazie all'imminente instaurazione del nuovo ordine mondiale, il piccolo impianto dovrebbe garantire ai nostri controllori il successo tanto ambito. Una popolazione di zombie e lavoratori, di cui si conosceranno tutti i movimenti, e che potranno solo seguire le regole imposte, totalmente malleabili e mentalmente inerti nei confronti di un'esistenza che avrà ben poco di umano.